Incominciamo la nostra conversazione tenendo presente che i fogli che avete davanti, quei due fogli, non sono altro che uno schema orientativo, perché non dobbiamo dimenticare che ciò che dico io è poco importante rispetto al testo. Il testo è il dato più importante. Noi abbiamo visto fino ad oggi le 7 lettere, i 7 sigilli, le 7 trombe, i 7 segni, le 7 coppe. E stiamo ormai velocemente arrivando verso la fine. Che cosa abbiamo visto in tutti questi settenari? Abbiamo visto fondamentalmente sempre la stessa cosa. Penso che ve ne siate accorti, l'autore della lettera, l'autore dell'Apocalisse, scende giù a vite sempre sugli stessi argomenti, quindi questi settenari sono passaggi successivi, sempre più approfonditi sulle stesse tematiche. Quali erano fondamentalmente le tematiche? Le tematiche erano le seguenti: noi siamo credenti in una storia non credente. Di conseguenza noi ci scontriamo con delle difficoltà contro le quali si scontrano tutti gli uomini, perché per tutti gli uomini la morte è un enigma, la sofferenza è un enigma, non lo so, le vicissitudini imprevedibili di questo mondo sono un enigma, la malattia lo stesso, è un enigma l'età che avanza, che non si ferma, è un enigma l'abbandono, il tradimento, l'incomprensione. Per i cristiani si aggiunge poi tutta un'altra serie di problemi che potremmo definire così: come mai gli altri non capiscono quello che ho capito io? Perché gli altri non hanno i miei stessi valori? E soprattutto, perché costoro si comportano così contro di noi? Ecco, fondamentalmente questi settenari hanno toccato questi due grandi temi con tutto ciò che ne deriva dentro. Perciò, se da una parte c'è tutta la problematica antropologica, a questa problematica antropologica bisogna aggiungere le risposte che gli uomini danno. Godiamoci la vita, del domani non si sa cosa succede, la morale non è importante, se posso fregarti lo faccio, tanto ciò che è importante è che io stia bene, di te non mi interessa. Ciò che è importante è il potere, ciò che è importante è dominare qualcuno, ciò che è importante è sapere che il momento è fuggente e una volta che tu l'hai vissuto senza goderlo, quella gioia non la godi più. Per quanto riguarda invece l'altro problema, quello della fede, i cristiani si chiedono perché veniamo perseguitati. Che cosa abbiamo fatto di male agli altri? Certamente noi, dice il libro dell'Apocalisse, distruggiamo quella logica che sostiene la persona non credente nell'affrontare tutte queste problematiche. Ora tenete presente che tutto questo discorso, l'Apocalittico, Giovanni o chi per lui, lo fa dentro a una cornice ben precisa. Lo fa dentro la cornice della preghiera celebrativa. Siamo in paradiso, nella grande celebrazione. Lui è partito dalla celebrazione storica, dicendoci che la celebrazione storica non è altro che lo specchio di ciò che succede lassù. E quindi, se vogliamo trovare una risposta a tutti questi enigmi, sia di tipo antropologico sia di tipo di fede, noi dovremmo sempre rifarci a questa realtà superiore dove già è accaduto tutto. Nel mondo iperuranico, per adoperare una espressione filosofica platonica, tutto è già accaduto. Lo scontro fra Dio e Satana, le rivelazioni che manifestano ciò che sta per accadere e via di questo passo. Tutto questo avviene dentro un quadro celebrativo, quindi di preghiera, ma soprattutto avviene curiosando le cose del cielo, perché curiosando nell'alto
si comprendono le rivelazioni e comprese le rivelazioni celesti poi si riesce a capire la situazione storica vissuta dai protagonisti storici. Dopo aver dato un'occhiata a tutte queste problematiche e alle varie soluzioni che gli uomini hanno dato, a quelle antropologiche e a quelle di fede, l'autore si chiede come andrà a finire. Come andrà a finire? Ecco, noi con il lavoro che cominceremo oggi e faremo la prossima volta, leggeremo quei testi che tentano di rispondere a questa domanda. Il potere avrà sempre il potere, la corruzione sarà sempre tale, l'uomo sarà sempre malvagio, Dio interviene, non interviene, che sta a fare? Dentro a questa domanda, come andrà a finire, ci sono due angosce, una di tipo kierkegaardiano, esistenziale, cioè che senso ha la vita. L'altro invece è molto più rasoterra, pedestre, se volete, che dice quando finirà questa persecuzione. Ricordiamoci che siamo all'epoca di Domiziano, quando i cristiani erano stati completamente estromessi dalla struttura dell'impero in maniera molto brutale, e questo modo brutale viene visto dai credenti come persecuzione. Bene, questo materiale lo troviamo elencato alla linea 15-19. Noi abbiamo questi 5 grandi blocchi letterari che cominciano ad articolare quella risposta alla domanda come andrà a finire. Troviamo gli oracoli contro Babilonia, poi troviamo un inno molto simpatico, è l'unica volta in cui compare la parola alleluia in tutto il Nuovo Testamento e compare 4 volte, solo qui. Poi abbiamo la descrizione della vittoria del re dei re sui re della terra. Poi c'è la vittoria di Satana con quello strano anno 1000 che ha portato tutto quell'enorme confusione, falsa confusione, circa l'anno 1000 nel Medioevo, ma soprattutto, queste sono curiosità, mentre invece soprattutto ha portato alla creazione di movimenti millenaristi, che è una piaga della Chiesa del 1100, 1200, 1300, ma che è una piaga anche delle situazioni contemporanee. Sono gruppi minoritari, ma esistono, e sono di tipo millenaristico. Testimoni di Geova sono un gruppo millenaristico, ma anche all'interno della Chiesa alcuni nuclei che sono parte di un movimento più grande o di movimenti più grandi sono millenaristi. C'è per esempio un gruppo di millenaristi qui a Madonna di Rosa, sostenuti addirittura da un frate, il quale, io non so come abbia fatto, ha calcolato che fra non molto verrà un'enorme disgrazia, forse sarà Al-Qaeda, chi lo sa, e moriremo 1/3 della popolazione della diocesi. L'ho anche pubblicato in un foglietto. E la gente resta scioccata da queste cose qua. I cieli purtroppo rimarranno sempre quelli anche un pochettino più sporchi, purtroppo. Perché la fine del mondo non la conosce né il fondatore dei Testimoni di Geova, né l'attuale reggitore di questa congrega, né il frate di Madonna di Rosa. Non lo conosce neanche Gesù, figuriamoci questi qui. Vabbè. E vedremo infine il giudizio delle nazioni, cioè come Dio giudicherà le nazioni, cioè i popoli non credenti. Questi sono i 5 punti più importanti, anzi sono i titoli delle pericopi che noi leggeremo.
queste pericopi poi ve le ho suddivise in questi 2 fogli con un breve cenno di struttura e poi con alcune brevi specificazioni di passaggi che per la nostra mentalità sono oscuri, mentre invece leggendo il testo e conoscendo i simboli soprattutto la cosa diventa leggibile. Bene, partiamo subito con gli oracoli contro Babilonia. Dopo ciò vidi, siamo al capitolo 18, versetto 1. Gli oracoli contro Babilonia comprendono praticamente tutto il capitolo 18. Dopo ciò vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro e aborrito, e carcere di ogni bestia immonda e abborrita, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono prostituiti con essa, i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. Questa è la prima parte della profezia contro Babilonia, che fa da pendant. Se voi andate alla linea 24, noi abbiamo letto questi primi 3 versetti, fa da pendant alla linea 28. Perché? Perché come qui c'è un angelo che parla, così al versetto 21 voi trovate un altro angelo che parla. Proviamo a capire prima di tutto questa prima parte. Chi è Babilonia? Lo ha già detto l'autore, è Roma. E Roma come viene vista? Se voi notate, Roma è il ricettacolo di tutto, covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, di ogni uccello impuro e abborrito, di ogni bestia immonda. Che cosa si nasconde dietro a questa dicitura? Dietro a questa dicitura si nasconde quello che noi oggi potremmo chiamare così il ricettacolo di ogni male. Questo poderoso apparato del male si trova a Babilonia, però questa Babilonia è già vista come caduta. Dietro a questa logica, a questo modo di pensare, non c'è tanto la gioia di dire prima o dopo tutto questo impero del male cesserà, ma c'è la gioia di smascherare questo impero del male. Perché? Questo impero del male si presenta, l'abbiamo vista, come una donna attraente. La volta precedente abbiamo visto che si presenta come una prostituta. E molti, diceva il nostro autore, si sono lasciati ammaliare. Ma cosa c'è dietro a questa attrazione? C'è solo qualche cosa di gravemente negativo per l'uomo. E infatti, negativo a che livello? Ogni covo di demoni. Noi sappiamo che nella mentalità ebraica il demonio non è lo spirito immondo, è una leggera distinzione. Appartengono tutti e 2 agli spiriti demoniaci, però mentre il demonio o i demoni in sé hanno il compito di portare le malattie, loro non avevano il concetto né di virus né di batteri, ma ogni malattia possedeva il suo virus, che era un determinato demonio. Da qui voi avete certe espressioni che per noi sono stranissime. Quando Gesù guarisce la vecchietta che tutta curva, piena di dolori, ormai da parecchi anni era raddrizza, tira via l'artrosi, deformante, Gesù commenta così, dice: non era forse lecito in giorno di sabato salvare questa figlia di Abramo che era sotto il dominio del demonio? Noi avremmo detto: non era lecito in giorno di sabato guarire una che aveva l'artrosi deformante? Dunque il concetto di demonio nel mondo biblico non
concetto simile al nostro. In questo caso il demonio presiede la malattia. La pazzia è una realtà demoniaca, il raffreddore è una realtà demoniaca, noi qui rischiamo di peccarselo e quindi stiamo attenti che secondo la logica di questo tipo dovremmo andare a farci fare un esorcismo più che prendere qualche cosa di caldo dopo. Sembrerebbe ridicolo, ma così è il pensiero. Da qui, perdonatemi la considerazione, quando si chiede a un biblista se Gesù sta facendo un miracolo o un esorcismo, capite bene che il biblista non vi risponderà mai. Perché nel momento in cui Gesù guarisce qualcuno dalla lebbra, lo libera dal demonio della lebbra e quindi è in contemporanea guarigione ed esorcismo insieme. Mi spiego? Mentre invece quando si parla di spirito immondo, si parla di peccato. Io penso che voi ricorderete l'immagine di Gesù che dice che il demonio è entrato in una casa, viene cacciato, la casa viene rimessa in ordine, ma guai a quella casa dentro la quale il demonio può tornare, perché allora fa peggio di prima. E in questo caso Gesù adopera non la parola demonio, ma la parola spirito immondo, proprio per indicare la tentazione al peccato, questo potere che ha il demonio di tentarci al peccato e purtroppo anche di farcelo fare. Ciò non toglie però la responsabilità dell'individuo, ma sono due tipi o due facce di questa realtà cattiva. Una è la faccia che aggredisce il corpo, il demonio. L'altra è la faccia che aggredisce lo spirito immondo. Poi dice ancora alla linea 141 che è il carcere di ogni uccello impuro e aborrito, di ogni bestia immonda e aborrita. A noi non fa né caldo né freddo, ma nel mondo biblico noi non dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che è impuro e immondo porta alla morte. E quindi certe cose non si mangiano perché portano alla morte. Dobbiamo tenere presenti i condizionamenti culturali. Carne di maiale non si mangia con 50 gradi all'ombra. Già sudi da solo. Se ti metti a mangiare anche carne di maiale con 50 gradi all'ombra, ti liquefai. Non è possibile sotto il profilo igienico. Così pure il superalcolico o l'alcol in Oriente, non si consuma. Non si può bere alcol con il caldo che fa. Dunque, voi nel mondo ebraico non trovate superalcolici, non trovate la birra, parlo dell'antichità, e trovate l'uso del vino bevuto con acqua, mai puro. Mai puro. Se leggete la chiusa del secondo libro dei Maccabei, è bellissima, perché lui dice, vedete, io vi ho fatto questa storia, ma mentre vi facevo la storia vi ho infilato dentro qualche episodietto, perché dice, come bere vino puro fa male e bere solo acqua fa male, così dice, mescolando un po' di vino con un po' di acqua, la bevanda diventa piacevole, la stessa cosa dice ho fatto io nel narrarvi questa storia. Se vi avessi fatto solo storia, vi avrei fatto male, perché vi avrei fatto bere vino puro. Allora vi ho messo dentro qualche episodietto, ma se vi avessi messo dentro tutti gli episodietti sarebbe stato come bere acqua, sarebbe stato male. Mescolandoli un po' insieme, dice, questo diventa gradevole alla lettura. Da qui sappiamo con matematica certezza che i nostri amici non bevevano alcol puro, vino puro non lo bevevano. Infatti, anche Gesù nell'ultima cena mette acqua ed è rimasto questo piccolo gesto dall'ultima cena fino ad oggi.
Se voi notate all'offertorio il sacerdote mette il vino e poi qualche goccia d'acqua. È il rimansuglio storico, tradizionale di ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Poi l'hanno caricato di tanti significati. Noi preti diciamo l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, ti pareva? Abbiamo complicato la vita. Niente, era un gesto non rituale, ma era semplicemente igienico. Poi in Friuli l'hanno dovuto necessariamente, perché è una preghiera che viene dal rito cugliaiese, l'hanno dovuto simbolizzare perché in Friuli non ha nessuna ragione mettere acqua nel vino. Dunque, questo, alla linea 141-142, questo tipo di allusione all'uccello impuro e alla bestia immonda non sta nel pensare che a Roma, conoscendo le leggi di purità ebraica, si divertissero a contraddire la legge, no, ma sta a dire che in questa Babilonia, nella logica di questa Babilonia, non è importante che una cosa ti dia morte, è importante che piaccia, punto e basta. Uno se la prende e buonanotte. Questo è il criterio. E allora il nostro autore dice che cos'è Babilonia? Un covo di malattie, un covo di peccati, un covo di morte. Come lo dice? Con il linguaggio ebraico. Covo di demoni, di ogni spirito immondo, di ogni uccello impuro, di ogni bestia immonda. Vi è chiaro? Ma i concetti sono tre. Malattia, peccato e morte. Poi la cosa che dice ancora al versetto 3 è che tutte le nazioni, linea 143, 145, i re della terra, 146, i mercanti della terra, strana questo tipo di nomenclatura. Tutte le nazioni si sono lasciate inebriare da questo stile di vita. I re di questo mondo, che avevano capito che uno stile di vita consuma la gente, certamente non promuove quello che è il concetto di vita all'interno dei clan, delle tribù, dei popoli. Ma questi re si sono prostituiti a questa mentalità. Panes et circenses, cioè si erano accorti che per tenere buoni i sudditi andava bene questa logica. E poi, linea 146, ci sono questi mercanti, torneranno fuori nel testo questi mercanti. Torneranno fuori questi mercanti. Ah, no, scusate, no, voi non ce l'avete. Avete il testo. Avete il testo, scusate. Siccome io me lo sono copiato in computer, mi trovo con queste righe, abbiate pazienza. Dunque, allora il versetto 3, voi trovate nel primo stico, nel terzo stico, nel quarto stico del versetto 3, queste figure, le nazioni, i re della terra. Perché i mercanti? Vi ho detto che torneranno fuori, perché i mercanti sono quelli che promuovono il lusso, ma contemporaneamente vivono di questa induzione. Il mondo antico non aveva ancora il cosiddetto concetto di consumismo chiaro così come ce l'abbiamo noi, però avevano capito che senza il mercante certe cose nessuno le avrebbe mai immaginate, nessuno le avrebbe mai comperate. Ma proprio perché c'è il mercante che te lo offre e crea gli status symbol, allora tu comperi l'inutile, perfino, pur di vivere ad un certo livello, di essere accettato ad un certo livello e via discorrendo. E quindi i mercanti vengono visti dall'Apocalisse di Giovanni come i fondatori della corruzione di una città, perché obbligano a comperare o propongono di comperare il lusso, cioè ciò che distingue dalla plebe, ma contemporaneamente loro si arricchiscono in questa debolezza umana. E quindi l'Apocalisse li condanna
in maniera tremenda, come i re che si prostituiscono, cioè per mantenere il potere accettano la sudditanza di Roma e accettano che la propria gente sposi la mentalità di Roma, che è fatta di quello che abbiamo visto. Bene, questo è il quadro generale. Dunque, per questo motivo, l'angelo annuncia la caduta di Babilonia o di Roma. Cioè una realtà che ha queste caratteristiche non può avere storie. Cadrà, non rimarrà. Questo è un dato, purtroppo, che se voi lo adoperate come analisi storiografica, gli storiografi diranno che siete semplicemente degli ideologi e delle persone che hanno un preconcetto nell'esaminare i fatti. Se voi invece lasciate perdere questi giudizi e assumete questo criterio come valutazione della caduta dei vari imperi, vedete che purtroppo ogni volta che è caduto un impero c'erano queste caratteristiche. Se voi esaminate, diciamo così, la civiltà sumerica, perché parlare di regno o impero sumerico è eccessivo, la civiltà sumerica, quella accadica, quella assira, quella babilonese, quella egiziana, quella persiana, quella greca, è strano. Voi vi trovate sempre con questi elementi in mano, dove ci sono malattie strane, dove il peccato tocca il matrimonio, tocca la vita, tocca i rapporti interpersonali che vengono completamente distrutti. Non c'entra più l'amicizia, c'entra la carriera, non c'entra più l'amore, c'entrano i soldi, dove la vita del feto, la vita del vecchio non valgono niente e dove l'essere sposati vale meno di una pipa di tabacco. Già Cicerone, che non era uno stinco di santo, diceva di una matrona romana, dice: non so se chiamarla Madonna o matrona o chiamarla prostituta, dice, perché ogni 6 mesi cambia marito, purtroppo glielo permette la legge. Qual è la reazione, diciamo così, che la rivelazione celeste propone ai credenti di fronte a una situazione del genere? Babilonia cadrà senz'altro, e di qui viene vista già come caduta, ma nel frattempo esiste e ha questo seme di corruzione. Cosa deve fare il popolo di Dio? Ecco, in questa seconda parte, che alla linea 16 trovate racchiusa in questo inno che è contemporaneamente di lode, ma anche di profezia, si dice così: poi udì un'altra voce dal cielo. Chi è quest'altra voce? Lo vediamo subito. Secondo stico del versetto 4. Uscite, popolo mio, da Babilonia. Dovrebbe essere Gesù Cristo. Prima c'è un angelo, adesso è Gesù Cristo che parla alla sua Chiesa. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Pagatela con la sua stessa moneta, restribuitele il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa in cui mesceva. Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: io seggo regina, vedova non sono, e lutto non vedrò. Per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore è Dio che l'ha condannata. Dunque,